L'inizio del mini abito prevede la lavorazione di 4 catenelle. Non si usa il classico cerchio magico, ma si usa la catenella iniziale per avviare il progetto. Quindi 4 catenelle, di cui 3 sono il nostro primo punto alto e gli altri 2 punti alti nella primissima catenella che abbiamo fatto. Quindi abbiamo il primo piccolo ventaglietto. Per la seconda riga 6 punti alti distribuiti in 2 ciascun punto sottostante. In questo modo piano piano ci apriamo. Dalla terza riga in poi andiamo di aumenti. Gli aumenti saranno fatti soltanto a inizio e fine riga, quindi 2 doppi punti alti per l'ultimo punto e per la primissima catenella. In questo modo apriamo a raggiera e iniziamo e procediamo col nostro triangolo. Valutate voi a secondo della vostra misura del seno, appunto di come vi serve l'apertura della vostra coppa, per quanto allargarvi col triangolo. Ne farete 2 in modo tale che con l'ultima riga del secondo triangolo effettueremo l'unione e da questo momento in poi affronteremo poi il girovita e la lunghezza di tutto il mini abito. Quindi vi lascio i passaggi veloci che ho eseguito per effettuare i triangoli seno e il proseguo della lavorazione. Quindi buono spin a tutti! Dopo aver unito i triangoli delle coppe del seno, sono scesa con qualche riga in modo da allungarmi verso poi quello che sarà il punto dell'ombelico. Ho fatto per la precisione 3 righe di semplici punti alti con un doppio filo e poi ho fatto 3 righe di doppi punti alternando con la seconda riga gli spazi. In ultimo ho chiuso con una riga a punto alto, un punto alto per riprendere il motivo. Adesso vedo di aggiungere un altro colore per proseguire verso, come dicevo, il punto ombelico. Questo per il momento è il lavoro fatto. Ho proseguito con il colore rosa per qualche altra riga e adesso ho in mente di fare quest'ultima riga in verde per raggiungere i miei 15 cm circa, cioè dalla base del mio seno fino intorno all'ombelico. La lavorazione di quest'ultima riga mi ha portata a realizzarla al rovescio del mio top. Lo capisco perché mi trovo sulla parte retro della mia lavorazione. Ora vi faccio vedere, ecco, nella parte che ho destinato a quella esterna e quindi alla vista ho
fatto in modo che si vedessero queste righe che delimitano i passaggi di colore per rendere un po' più carino il mio motivo. Quindi, come vi stavo facendo notare, ora sto lavorando da destra verso sinistra e la mia ultima riga quindi prevede che io stia attenta all'ultimo passaggio di colore. Non so se si nota questo piccolissimo bordino, ho scelto di lasciarlo esterno. Ora l'intento è quello quindi di lasciare a vista il lato della catenella più esterna, quindi io di fatto dovrò prendere quella che guarda verso di me. Non solo, per fare in modo che sia più ancorato il lavoro, prendo anche la catenella sotto, quindi prendo catenella sotto e catenella che mi guarda. Quindi vedete, rimane a vista il lato che voglio fare diventare il mio bordino. Quindi andiamo al punto successivo, prendo questo sotto e quello a vista. Questo sotto e questo a vista. Questo sotto e quello a vista. Ecco, è più facile, visto il filo così fine, tenere il lavoro piegato completamente in modo tale che io abbia già sott'occhio quali sono i due fili che devo prendere. Quindi quello che rimane poi tutto basso è il primo e il lato della catenella che mi interessa. In questo modo lascio sempre fuori a vista il mio bordino. Ora proseguirò fino alla fine della riga e ci vediamo in fondo con l'ultimo punto che farò, perché da qui in poi si crea la nuova lavorazione per proseguire il mio bellissimo mini abito. Ora che sono arrivata alla fine della mia riga, posso dire di aver completato la parte alta del mio mini abito. Questo è il mio busto. Mi sono trovata ora sul retro della lavorazione. La mia lavorazione frontale è questa. Infatti notate, come dicevo, questi cambi di colore portano un piccolo bordino in rilievo che segnano meglio la mia lavorazione. Quindi orientativamente dalla base del seno circa l'ombelico sono un 15 centimetri, mentre da lato a lato sono circa 50 centimetri. Abbiamo in questo modo affrontato i primi due step. Ora proseguiamo la nostra
lavorazione per procedere verso la lunghezza del nostro mini abito. Mi trovo in questo punto, vediamo se riesco a essere più chiara. Ecco, mi trovo in questo punto e dall'ultimo gancio che ho proseguo con una catenella fino ad allacciarmi nella parte retro del mio toppettino più alto. Quindi il mio girovita in basso all'ombelico è di circa 67 centimetri. Ne ho già fatti 52, quindi la differenza che dovrò colmare per passare dietro alla schiena sarà di 15 centimetri. Quindi proseguo dall'ultimo punto che ho fatto con una catenella fino a raggiungere i 15 centimetri e mi attacco direttamente al punto del mio top nella parte retrostante. Quindi procediamo. Per raggiungere il girovita di cui avevo bisogno, quindi nel 67 di girovita, avevo bisogno di avanzare, dicevamo, per altri 15 centimetri, quindi questi sono i miei centimetri per chiudere il girovita e ho avuto bisogno di fare 29 catenelle. Ora dovrò unirmi alla parte, visto che sono comunque nella parte retro del mio body, mi attacco direttamente nell'ultima catenella sul lato opposto, così chiudo il giro. Con un punto bassissimo mi fermo e chiudo il mio giro. Ecco, questo è il mio girovita. Meglio fare un'altra catenella e bloccare il lavoro. Ecco qua, questo è il girovita del mio body. E quindi è il mini abito nella parte alta. Ora il proseguimento della mia lavorazione prevede che da questa base io scenda per fare la parte della gonna. Agganciata la mia catenella, ho quindi tagliato il filo e la lavorazione adesso prosegue partendo dal centro della mia schiena. Quindi io avevo 29 catenelle, nella 15ª catenella ho ripreso la lavorazione e adesso effettuerò i doppi punti alti, faccio un giro di punti alti per fissare meglio il mio girovita. Eccoci qua. Dopo la primissima riga che ho eseguito sulla catenella che mi chiudeva il girovita, ho proseguito con un altro giro seguendo i medesimi punti sottostanti per riprendere un po' lo stesso motivo che avevo fatto inizialmente. Quindi ora il mio lavoro si presenta in questo modo. Ovviamente è sottosopra e questa è la parte retro, quindi chiudendomi
trovo poi il frontale in questo modo. Ecco qua. Arrivati a questo punto, la parte alta del mio body è fatta e quindi vediamo con questo semplice schemino come procedere. In pratica ci troviamo qua al giro vita. Ora, per seguire il movimento dei fianchi, dovrò aumentare di qualche punto i miei fianchi. Quindi adesso conterò esattamente quanti punti ho usufruibili, diciamo così, al giro vita, e cercherò di mettere un punto in più ogni tot. Adesso vediamo se ogni 9-10 punti riesco ad aggiungere un punto. L'aumento è morbido perché il mio mini abito chiaramente deve seguire in modo morbido proprio la mia silhouette. Quindi adesso ripeto, conterò quanti punti e vediamo l'aumento necessario. Ecco, ho contato 120 punti, quindi decido effettivamente di fare un aumento ogni 10, quindi ne faccio 9 di seguito, il 10° lo faccio doppio e la riga che vado a fare è uguale alla primissima, quindi non lascio più lo spazio ma la faccio piena. Piena abbiamo detto, quindi con l'aumento ogni 10. Ci vediamo alla fine della riga. Ecco, qui ho fatto i primi 9 doppi punti alti, quindi al 10° lo faccio per 2 volte, quindi il primo, e aumentiamo con un secondo, sempre doppio punto alto. Così facendo proseguiamo per tutta la riga, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, come vedete io entro sempre con l'uncinetto nella parte centrale del punto, perché in questo modo si crea quel famoso bordino che rende più carino il passaggio del filo. Abbiamo detto che ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nello spazio, 9 nella parte centrale, sempre, e il 10° ancora 2 punti, quindi il primo e un altro, sempre quindi nello stesso punto, 10. Ecco. Dunque, ho proseguito quindi con le righe di aumento, facendone altre verdi e poi cambiando il colore per riproporre, diciamo, la stessa alternanza del mio motivo. Dunque, la misura dei fianchi che devo raggiungere per quanto riguarda appunto le mie misure è 37, sono arrivata a un 32-33, quindi
proseguo, devo semplicemente proseguire a fare altre righe continuando a fare l'aumento ogni 10. Quindi vado avanti e vado avanti ancora per qualche riga sicuramente, perché ho 5 cm di scarto che devo recuperare per arrivare alla larghezza dei fianchi del mio mini abito. Quindi ci vediamo dopo a lavoro inoltrato. Ok, sono arrivata alla misura che mi interessava raggiungere, quindi un 37, sì, sono a un 38 più o meno, quindi va comunque bene. Dopo la prima riga rosa ne ho fatte quindi altre due, sempre in aumento ogni 10. A questo punto non effettuo più l'aumento, ma seguendo i punti che già ho, scendo paro paro senza aumenti ancora per qualche riga. Ecco, valutate che questa zona qua scende sui fianchi ed è il corrispettivo, diciamo, del ventre basso, quindi lo farò tutto pieno in modo da non lasciare troppa trasparenza. Magari faccio un altro paio di righe rosa e poi riprendo il colore verde, sempre senza aumentare. A questo punto la gonna, diciamo la parte bassa del mini abito, rimane seguendo i fianchi e quindi poi la lunghezza che vedremo, poi decideremo in seguito quanto lunga fare, appunto. Guardando da dietro il nostro mini abito, partendo quindi dal giro vita e proseguendo in lunghezza, ho raggiunto circa 29 centimetri. La lavorazione è sempre in tondo, non giro mai il lavoro perché a me interessa e piace che ci sia sempre il frontale del punto che sto eseguendo. Quindi, arrivati alla lunghezza desiderata, iniziamo a scendere, quindi diminuire di qualche punto, perché così diamo più seguito alla forma del nostro corpo e quindi, creando questo motivo silhouette, scenderò di qualche riga diminuendo i punti. Io mi sono trovata a fare un'ultima fila con i doppi punti ogni 3, quindi 3 doppi punti, 3 catenelle, 3 doppi punti e via discorrendo. Peraltro sono anche tutti pari, quindi mi sono trovata anche posteriormente ai numeri precisi di punti. In totale ne ho contati 166. A questo punto decido di fare delle diminuzioni, quindi considero come validi i punti alti, quindi entrerò a fare punti alti negli stessi punti alti sottostanti, mentre nelle 3 catenelle successive decido di unirli in un unico punto. Quindi a questo punto, eccoci qua, ho fatto già i primi 2 punti alti e sulle 3 catenelle seguenti, eccoci qui, vediamo se riesco a prendere fuoco. Ecco, nelle 3 catenelle seguenti ho effettuato un'unione e quindi li ho uniti in un unico punto. Lo stesso farò per tutta la riga, quindi questi 3 punti alti li rifarò pari pari medesimi sopra e per queste 3 catenelle li unirò in un unico punto. In questo modo otterrò una diminuzione graduale e quindi valuterò se fare ulteriori righe in diminuzione oppure chiudere il lavoro per terminare poi la lavorazione del mio mini abito con l'ultimo definitivo passaggio, e cioè quello di completare la rifinitura della schiena, aggiungere
le strisce o comunque delle catenelle a chiusura posteriore ed ovviamente sul seno e dietro al collo in alto. Ma questo è un passaggio che vedremo in un secondo momento. Ora chiudiamo quindi la fase della gonna con le diminuzioni di cui vi dicevo. Completato il primo giro di diminuzione, vedete, vediamo se riesco da vicino a farvi vedere con maggior precisione, 3 punti alti, i 3 della catenella uniti in un unico punto, 3 punti alti, 3 della catenella uniti in un unico punto, ecco qui, e così per tutta la riga. In questo modo, come si nota, piano piano inizia a chiudersi. Il prossimo giro lo effettuo riprendendo i punti che ora ho creato, quindi continuerò a fare un punto per ciascun punto sottostante. Ovviamente avrò i 3 del precedente giro e un punto solo laddove ho unito i 3 della catenella sottostante. In questo modo rafforzo ulteriormente il mio giro di diminuzione, quindi un giro lo faccio semplice rispettando i punti della mia riga diminuita. Poi vediamo se la chiusura sul fianco è sufficiente oppure proseguire oltre. Ho terminato di fare le strip sulla schiena del nostro mini abito e quindi dopo la prima parte iniziata col verde vi ho fatto vedere di aver collegato anche l'altro colore rosa, facendo sempre un circa 95-100 catenelle, quindi in andata, in ritorno con un punto basso, e ho proseguito sempre rifinendo tutto il mio bordo. Ovviamente arrivata sulla parte delle strip del collo ho fatto la stessa cosa, quindi ho fatto 95 catenelle, sono ritornata e ho fatto tutto il bordo per effettuare anche la parte dello scollo. Adesso vi faccio vedere la parte frontale, vediamo se riesco a inquadrarvela. Ecco qui la parte frontale dello scollo è così venuta. Quindi sempre con le mie catenelle ho ripassato tutto il bordo e ho fatto una prima prova indossato. Come avete visto, una volta indossato, lo scollo era veramente molto ampio, quindi ho deciso di riprenderne solo una parte
con una riga di punti alti per ammorbidire leggermente lo scollo al seno. Quindi ho iniziato con un paio di punti, un bassissimo e un paio di mezzi punti, e poi ho proseguito con un punto alto, 2 punti alti uniti e poi sempre una stessa riga di punti alti, mezzo punto e punto bassissimo. Così ho reso più dolce lo scollo. Mentre per quanto riguarda la mia gonna, ho notato che andavo troppo stretta sulle gambe e finivo troppo a ridosso del sedere, quindi ho deciso che forse era meglio allungarla di un po' e di non stringerla ulteriormente, altrimenti sarebbe veramente stato molto difficile indossarlo, soprattutto nel momento in cui chiaramente ci si siede, no? Quindi ho tolto la riga verde che avevo in precedenza fatto, che stringeva effettivamente un po' troppo, e ho proseguito dopo la riga di diminuzione a fare altre righe per allungare. Ora non mi resta che provare ulteriormente se insomma questa condizione può andarmi bene e verificare come chiudere la base della gonna. Ecco, per chiudere definitivamente la parte bassa, quindi la gonna del mio mini abito copricostume, ho deciso di fare tutto un giro di punti alti, un giro di punti alti e un successivo giro di punti bassi, in modo tale da rendere più resistente la fine della mia gonna e in questo modo chiudere in modo uniforme. Questa così, eccoci qua, vediamolo tutto. Il mini abito è finito, vediamolo indossato.